Ciao amici nottambuli! Ieri notte sono andato avanti con la saga cinematografica Alien, quarto capitolo, Alien Resurrection, distribuito in Italia come Alien, la clonazione. Uscito verso la fine del 1997, in Italia a febbraio 98, regia Jean-Pierre Jeunet. Attenzione perché questa volta svelo molto sulla trama e sul finale, vi avviso se ancora non avete visto il film. Se il terzo capitolo si rifaceva al primo, come raccontato nel video dedicato, il quarto si rifà più al secondo capitolo di James Cameron. Ritornano gli ambienti high-tech visti nei primi due film e non c'è più un solo xenomorfo da fronteggiare, bensì una decina, quindi aumentano gli scontri a fuoco ma anche le scene splatter. Il terzo capitolo non aveva, secondo me, nessuno spunto originale. Qui per fortuna il regista mette finalmente in primo piano gli interessi a livello militare per gli xenomorfi. Vorrebbero utilizzarli come arma biologica. Interessi abbozzati nei precedenti film ma mai approfonditi. Nel terzo film però Ellen Ripley moriva per impedire la nascita di uno xenomorfo regina che stava incubando, ma per gli sceneggiatori non è assolutamente un problema. Ambientano Alien 4 2 secoli dopo la morte di Ripley, anno 2379. Periodo in cui probabilmente esisterà la tecnologia necessaria per clonare un essere umano. Ellen Ripley viene clonata a bordo dell'astronave militare Auriga. Tra l'altro, il 1997 è stato l'anno della pecora Dolly. La famosa pecora clonata probabilmente è stato uno spunto narrativo. Ripley viene clonata con l'embrione in corpo. Da molti è vista come un'incongruenza, però vabbè, con la fantascienza si può fare di tutto e di più. La regina appena nata servirà alla compagnia per deporre uova e i facehugger appena nati verranno utilizzati su un carico di uomini rapiti e venduti alla compagnia da un gruppo di contrabbandieri. Qui la fanno davvero sporca e la società viene rappresentata come un vero e proprio gruppo di criminali senza scrupoli. Tutta questa prima parte è molto interessante. Il clone della Ripley si chiama numero 8 perché è nata all'8º tentativo di clonazione. Il regista poi si sofferma anche sulla stanza segreta dove vengono tenuti sotto formalina tutti i vari tentativi mal riusciti, una carrellata di fenomeni da baraccone per far provare il ribrezzo allo spettatore. La nuova Ripley, a causa dei processi subiti, non è un semplice essere umano, ha un legame empatico con gli xenomorfi, possiede alcune loro caratteristiche come una forza sovrumana e il sangue corrosivo, e alcune abilità incredibili, esemplare Ellen che fa canestro di spalle, complimenti, Michael Jordan se lo mangia a colazione. Tornando alla trama, gli xenomorfi nati riescono ad uscire dalle gabbie e quindi Ellen assieme ai contrabbandieri dovranno tentare la fuga dall'Auriga e qui inizia l'azione vera e propria con scene abbastanza divertenti e ben girate. Per essere il quarto capitolo è assolutamente godibile. Come ho detto, il regista si aiuta per catturare l'attenzione dello spettatore, aumentando anche la dose di splatter e di scene varie davvero disgustose, effetti da macelleria, frattaglie varie, ma se vi piace il genere sarà una prelibatezza. Un voto in più rispetto al terzo capitolo per il soggetto più originale del solito, vengono aggiunti altri tasselli al racconto generale. Nel film cambia il sistema riproduttivo della regina a causa dell'incrocio tra Ripley e gli xenomorfi. Non più uova ma il suo utero. E anche qui il regista fa vedere bene tutti i dettagli in una rappresentazione abbastanza disgustosa ma ben realizzata. Il nuovo incrocio alieno si trasformerà in un piatto di trippa risucchiato da un finestrino. Non aggiungo altro sul finale. È un film assolutamente consigliato, anche se la Weaver sembra leggermente sottotono. Poco motivata, ma è il quarto film. Supera sicuramente il terzo e lo colloco qualche gradino sotto il film di James Cameron. Quindi è un film assolutamente consigliato. Come dico sempre, non sono un esperto di cinema, ma uno che soffre di insonnia ed è costretto a vedere un film dopo l'altro. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!